ferma. L'ho ritrovato. Hai visto? L'hai ritrovato? No! Allora, ho fatto qualche storia su Instagram dove vi chiedevo cosa volevate in futuro nei video. Mi avete dato un sacco di idee e mi ha fatto piacere perché rispetto all'anno scorso sto avendo un po' più di risposta da voi e mi fa piacere. Chatterbait, Jerk, Crank, avete scritto qualsiasi cosa. Però ieri sera mi stavo annoiando in casa, ho preso matita, ho cominciato a disegnare, ho tirato fuori una cosa fotonica. Andremo a costruire un altro crank oggi o forse un glide, dipende come viene. Piranha. Cercando qualche foto per capire un po' i colori del piranha, ho scoperto alcune informazioni interessanti. Innanzitutto, il nome scientifico è Serra salmidae e noi lo chiamiamo piranha perché è un nome troppo difficile. Ci sono 98 specie suddivise in 16 generi, dai nomi assurdi, ma quello che andremo a fare noi oggi è il piranha rosso, chiamato Pigocentrus nattereri, noto anche come piranha dal ventre rosso. È una specie di piranha originaria dei bacini dell'Amazzonia, Paraguay, Paraná e Essequibo, nonché dei fiumi costieri del Brasile nord-orientale e Sud America. Questo pesce è localmente abbondante nel suo habitat d'acqua dolce, dove svolge il ruolo di predatore opportunista, nutrendosi di insetti, vermi, crostacei e pesci. Il piranha rosso ha la reputazione di essere un feroce e violento predatore, sebbene questa immagine sia ben lungi dalla realtà. Tuttavia, questa sua terribile reputazione lo ha reso un pesce molto popolare negli acquari e nell'ambiente dell'acquariofilia. Il piranha rosso è spesso ritratto nella cultura popolare come un predatore feroce e insaziabile, nonostante sia principalmente uno spazzino. Come suggerisce il nome, i piranha rossi adulti presentano una livrea grigia con squame screziate d'argento, con delle sfumature rossastre sul ventre, mentre i giovani sono di colore argento con macchie più scure. A volte compaiono macchie nerastre dietro le branchie e la pinna anale è solitamente nera alla base. Le pinne pettorali e pelviche possono variare dal rosso all'arancione. Le femmine si distinguono dai maschi per la colorazione rossa del ventre leggermente più profonda. La specie può raggiungere i 3,9 kg di peso e 50 cm di lunghezza, ma raramente questi pesci superano i 35 cm. In base a queste informazioni, il piranha rosso è considerato anche la specie di piranha più piccola al mondo. Pensa un po'. Vivono in banchi ma non cacciano in gruppo, anche se occasionalmente possono entrare in frenesia alimentare collettiva. In caso di frenesia alimentare, i banchi di piranha convergeranno su una grande preda, spolpandola e divorandola in pochi minuti. Tuttavia, raramente si avventano su prede vive di grandi dimensioni, preferendo avventarsi sulle carcasse che sono trascinate dai fiumi. Gli attacchi ad animali vivi di grandi dimensioni sono generalmente estremamente rari, dovuti solitamente a provocazione o alla fame. I metodi di caccia e foraggiamento di questi animali variano durante le diverse fasi della vita dell'animale. Gli esemplari più giovani sono attivi durante il giorno, mentre gli adulti prediligono l'alba e il tramonto, fino a sera, momenti magici per la pesca. Generalmente questi pesci predatori tendono imboscate alle loro prede nascondendosi tra i tronchi d'albero caduti o nella vegetazione sommersa, aspettando pazientemente che la preda gli passi vicino prima di colpire. Possono anche seguire le loro prede. I piranha rossi sono anche degli eccellenti spazzini che si nutrono anche di pezzi di detriti, insetti, lumache, pinne e squame di pesce e piante. Durante la stagione secca, quando grandi gruppi di piranha si riuniscono in grandi banchi nelle pozze in prosciugamento, può avvenire che la fame li porti ad attaccare anche grandi prede, utilizzando la tecnica denominata full blown. Sarà il nome del mio artificiale. Una volta che la preda si è avvicinata al banco,
Quest'ultimo comincia a sferrare i robusti morsi che indeboliscono e annegano la preda, se non è un pesce. Grazie. Le leggende parlano di uomini o bovini spolpati vivi, tuttavia tali comportamenti sono estremamente rari. Nella cultura popolare brasiliana è definito boi de piranha, letteralmente bue da piranha, quello che in italiano è definito agnello sacrificale. L'espressione proviene dalle zone rurali all'interno del Brasile, dove, al momento di dover fare attraversare un fiume infestato da piranha a una mandria di buoi, i vaccari piao, non so come si legga, abbattono uno dei tori vecchio malati e gettano il suo corpo sanguinante nel fiume per attirare i pesci carnivori. In questo modo la mandria e i vaccari attraversano indisturbati il fiume, anche se secondo me facendo così pasturano. L'espressione ha assunto nel tempo per traslato il livello metaforico di una persona debole e sacrificabile all'interno di un gruppo. Aspetta però, non stavamo costruendo un artificiale noi? Fermi tutti. Sto cominciando ad andare avanti senza filmare e non va bene. Mi sono messo su un caffè, adesso mi piglio un momentino, non ce la faccio più. Allora, dopo 5-6 ore sono a questo punto. È ancora da rifinire tutto con la 400, da sistemare alcuni dettagli. Ho già fatto il foro per il piombo, avevo messo il telefono là ma non ho ripreso. Ho messo un anellino a vite che sicuramente rifarò. Ho provato a farlo con l'acciaio armonico ma è troppo rigido e viene squadrato, non mi piace. L'unica cosa di cui mi pento veramente tanto, non è colpa mia, è che dove compro materiale, il legno, non avevano più di samba. Di conseguenza l'ho fatto con un abete che per carità è molto bello, molto asciutto, però ha ste vene sono una cosa allucinante. Per un artificiale del genere rompono le palle di continuo. Se avessi avuto la samba avrei lavorato meglio. Però caffè. Rapori, non pensavo mai più di arrivarci stasera. Ho dato una carteggiata ancora veloce con la 400. Dal momento in cui immergo un artificiale nel tuo rapori so già esattamente quello che farò. Lo so già, lo so. Quanto è bello. Giorno 2. Vado a fare lo slot per la paletta. Cominciamo con il nero. Mi sono costruito questo bellissimo supporto. I piranha hanno delle scommette piccolissime che vado a riprodurre con questa rete molto fine.
Adesso vado a dare un velo di color shift sul nero per dargli un po' di colore verdino, diciamo. Ho piegato questa rete 5-6 volte e provare a dare un po' di profondità alle branchie. Arancione fluo. Allora adesso voglio mettere un filo di rosso sulla pancia che poi andrò a riprendere dopo. Inizierò a fare tutti i dettagli col pennello, una mano di resina, poi voglio aggiungere qualche puntino di oro sui fianchi e poi vado a riprendere di nuovo un po' di rosso, un po' di nero, gli occhi, devo ricordarmi di metterci gli occhi prima. Prima di tutto però devo mangiare qualcosa. Cibo ufficiale dei builder. Meglio lasciarla perdere sta roba. Prende vita. In genere non mi piacciono gli occhi con queste pupille tipo rettile, ma su questo artificiale qua ci stanno benissimo, molto aggressivo. Siccome è un artificiale molto ricco di dettagli e con l'epossidica vado sempre a essere troppo spesso, ho deciso di usare la resina UV e poi non lo voglio finire tra una settimana. Ho altri video per voi in programma. Comunque sta resina UV non c'è mica niente da togliere. Ho fatto dei test e bella tosta, va. Una ventina di minuti dentro questo, dovrò costruire per qualcosa di un po' più furbo. Nel frattempo sistemo un attimino e costruiamo la paletta. La mia parte preferita, non è vero, lo odio.
andato un po' di rosso sui denti, ma penso che lo lascerò perché gli dà tridimensionalità. Non ci sta male per niente. E iscrivetevi a sto canale, dai! Mamma mia. Andiamo a provarlo. Proviamo. C'è un cavedano enorme lì sotto. Non si vede. Provo a prenderlo. È scappato. Avrà avuto paura del piranha. Che azione! Proviamo sott'acqua se ci riesco. Test superato. È stato bello perché ho alzato lo sguardo e sopra di me c'era un signore che guardava un imbecille che stava lanciando un artificiale, cioè questo artificiale, questa padella, nel mentre con un bastone sott'acqua cercava di mettere la GoPro in posizione. Chissà cosa stava pensando. Boh, cioè non oso immaginare la gente che mi vede, come se uno mi vedesse adesso che mi filma così. Boh. Bene, direi che anche per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo video.